Per la prima volta sono entrato in una società farmaceutica. In questo video vi porto nel dietro le quinte della loro produzione e chiacchiero con il CEO e direttore generale per farmi raccontare il mondo dietro un'azienda nata a Lugano nel 1945, cresciuta fino a diventare una multinazionale da 1 miliardo di euro di fatturato. L'azienda si chiama IPSA ed è il gruppo guidato ancora oggi dal suo fondatore Arturo Licenziati, un imprenditore romano come me che 40 anni fa ha acquisito un piccolo laboratorio trasformandolo in una realtà globale presente in oltre 90 paesi. Non è la classica azienda farma, non inventa nuove molecole. IPSA prende ciò che esiste già e lo trasforma nella forma migliore, rendendo ogni trattamento il più semplice, più efficace e più umano possibile. Voi potreste conoscere IPSA per i suoi integratori da banco, ma in realtà il fatturato proviene da tante aree diverse. Tra le più importanti c'è la medicina della riproduzione, poi l'endocrinologia e poi i prodotti a base di acido ialuronico. Così sono andato a trovarli nei loro uffici a Lodi, dove hanno sia degli impianti produttivi e sia degli uffici, che si trovano in una sede pazzesca chiamata Antares, appena ristrutturata con 17 milioni di euro. Mi hanno fatto fare un giro dall'ingresso, partendo poi dalla mensa. Informazione, la mensa è gratis. Poi abbiamo dato un'occhiata ai vari uffici, a vari open space, sale riunioni, altri open space, uffici separati, e poi mi hanno fatto vedere anche il magazzino. Finito il giro mi sono seduto per iniziare a chiacchierare con il CEO e General Manager per l'Italia Giuseppe Celiberti, chimico farmaceutico con decenni di esperienza nel farma. Allora, io sono Giuseppe Celiberti e sono il direttore generale della IPSA Italy. IPSA Italy è la filiale italiana del gruppo IPSA, che ha sede a Lugano, un'azienda svizzera, azienda farmaceutica, è una multinazionale, e l'Italia è la principale filiale del gruppo e oltre ad essere quindi un'importante realtà economica per il gruppo e anche per lo scenario farmaceutico nazionale, è un'importante realtà industriale. In Italia abbiamo 2 begli stabilimenti di produzione, uno è vicino a qui alla sede, qui siamo a Lodi 2, la nostra sede italiana, e a fianco abbiamo Lodi 1 che è uno stabilimento produttivo dove produciamo, grazie a 2 tecnologie, una è la tecnologia soft gel, produciamo farmaci e integratori appunto in soft gel per il mercato non solo nazionale ma per tutto il gruppo, quindi anche esportiamo tanto, e poi produciamo tanto acido ialuronico che applichiamo in ambito osteoarticolare, in medicina estetica, queste sono le principali 2 aree, però anche in tante altre aree terapeutiche minori tipo l'urologia, l'oftalmologia. E abbiamo poi un secondo stabilimento a Cassina de' Pecchi che è alle porte di Milano sostanzialmente. Anche questo è un bello stabilimento industriale dove produciamo principalmente, grazie alla nostra tecnologia FilmTech, dei fogliettini che si mettono sulla lingua, si sciolgono e consentono di assorbire principi attivi farmaceutici o integratori. Sì, io ho avuto modo di provare gli integratori. Sì, quelli li vedete, sono la cosa che principalmente il paziente vede in farmacia, vede nelle pubblicità. La stessa tecnologia però la applichiamo anche a molti farmaci, lì non possiamo, ovviamente è proibito comunicare direttamente a pazienti, li portiamo in informazione medico-scientifica ai medici. Questo non lo sanno tutti, che non si possa fare pubblicità ai farmaci per cui serve la ricetta? Sì, assolutamente, è una cosa proibitissima perché c'è tutto un aspetto normativo e etico da seguire. L'assunzione di questi farmaci deve essere guidata da un consiglio o una prescrizione del medico, è il motivo per cui non si può fare una pubblicità, una promozione diretta. Spesso rappresentano però il fiore all'occhiello dell'industria farmaceutica, quindi la persona normale non lo sa, ma in realtà dietro quell'azienda di cui vede i prodotti promozionati in TV c'è molto di più. Sono un appassionato di numeri, quindi magari raccontami il gruppo e poi anche l'azienda in Italia per numeri, fatturato, numero di dipendenti. Sì, allora il gruppo, come dicevo prima, è un gruppo svizzero. In realtà abbiamo un imprenditore che ha fondato 40 anni fa l'azienda in Svizzera, a Lugano. Lui è italianissimo perché è un romano, personaggio appena compiuto 90 anni, quindi mitologico, quindi un mito, sì, esattamente. E è partito 40 anni fa da un piccolo laboratorio in Svizzera. È partito in Svizzera perché lì allora era un territorio fertile per fare impresa, soprattutto dal punto di vista finanziario, degli aiuti economici. Aveva tante idee, tanti brevetti. Subito l'Italia l'ha vista come una realtà dove fare impresa, dove fare produzione, dove fare ricerca. Tra l'altro non ho detto che qui in Italia abbiamo anche degli importanti laboratori di ricerca tecnologica principalmente, dove sviluppiamo le nostre tecnologie. In 40 anni ha creato una vera multinazionale. Oggi siamo presenti come gruppo in 20 paesi con le nostre filiali dirette. L'ultima importante realtà è stata gli Stati Uniti, l'ingresso nel mercato americano, e poi distribuiamo in oltre 90 paesi nel mondo attraverso accordi di distribuzione. Il gruppo quest'anno sta per raggiungere il 1 miliardo di fatturato. Oh wow! Miliardo di euro. E l'Italia quanto fa? L'Italia è un'importante realtà perché nel mercato italiano, quindi quello che vendiamo in Italia direttamente, quest'anno tocchiamo quasi 200 milioni. Wow. E in più abbiamo una parte
parte di produzione che esportiamo dall'Italia, principalmente medicina estetica, che è importante, vale parecchio, e tutto quello che produciamo anche, è una piccola parte ma comunque si somma, che produciamo per altre aziende farmaceutiche. Complessivamente l'Italia è intorno ai 350 milioni di fatturato. Siamo più di 600 collaboratori qui in Italia, nei 3 siti principalmente, qui siamo un centinaio e poi il resto nella parte produttiva, e poi abbiamo anche delle linee di informazione medico-scientifica, quindi colleghi che stanno sul campo e che vanno a visitare i medici tutti i giorni. Prima dicevi, l'azienda è stata fondata 40 anni fa e ha avuto modo di crescere e diventare enorme. Fare un'azienda da 1 miliardo in 40 anni comunque, con un solo imprenditore diciamo a capo, no? Secondo te, se dovessi dirmi quali sono state le chiavi del successo che l'hanno fatta crescere? Diciamo che ci vuole innanzitutto avere, che è un po' la nostra anima, un fil rouge che ti accompagna in tutto il periodo, che noi racchiudiamo nel nostro claim, che è farmaci nella forma migliore. Farmaci nella forma migliore è un po' un riassunto per dire quello che sappiamo fare bene, e cioè sviluppo tecnologico. Prendiamo principi attivi noti, avete visto prima la vitamina B12, la melatonina, il ferro, li prendiamo e li mettiamo nella forma migliore. In questo caso vuol dire in un film, un fogliettino che si mette sulla lingua e ti fa assorbire velocemente, in modo magari molto semplice, senza il bisogno di acqua o senza problemi di reflusso. Sono tante, a seconda del tipologia di prodotto, sono tanti gli aspetti che la tecnologia consente di migliorare e che alla fine si traducono per il paziente in una maggiore aderenza alla terapia, una terapia fatta meglio e quindi maggiore efficacia. Io che ho provato sia il film che le pillole in passato, se la pillola è una procedura spiacevole generalmente, che devi ingoiarla con l'acqua, il film è tendenzialmente piacevole perché è buono, è facile, e quindi c'è questa è la grande differenza secondo me. Sì, esattamente. Quando è stato introdotto? Allora, il film, siamo partiti con il farmaco, che non posso raccontare, quindi, che è stato un grande caso di successo dal punto di vista del paziente, perché lo ha aiutato proprio a fare una terapia migliore e i medici l'hanno apprezzato, l'hanno prescritto tantissimo. Stiamo parlando intorno al 2016. Sugli integratori, per esempio, siamo partiti molto dopo, in pieno Covid, 2020. Con il primo integratore è stata la vitamina D. Certo, che è fondamentale, è stata durante il Covid. Fondamentale, ovviamente, oltre all'azione che ha sulle ossa eccetera, però stimola molto il sistema immunitario, era il motivo per cui durante il Covid tanti pazienti chiedevano di poterla avere, appunto. E poi l'abbiamo applicata in tanti altri, sia farmaci che integratori, tanti altri esempi. Il FilmTech è un bel esempio, tra l'altro, piccolo aneddoto della FilmTech, questa è una tecnologia che è nata da un'idea di una giovane ricercatrice universitaria, che lei, così parlando anche con la sua famiglia eccetera, vedeva che avevano problemi ad assumere prodotti, quindi ha avuto questa idea, ne ha parlato con la sua professoressa, che è una chimica farmaceutica, hanno lanciato l'idea, e allora nell'università pubblica, qui a Milano tra l'altro, un conto è avere l'idea, un conto è poi svilupparla. Industrializzarla. Esatto, industrializzarla, quindi hanno cercato un partner, noi siamo entrati subito all'inizio supportandoli come partner, quindi una bella collaborazione di pubblico e privato, e abbiamo questa giovane ricercatrice, ovviamente è andata avanti con la sua professoressa nel progetto insieme ai nostri ricercatori, noi abbiamo ovviamente messo finanziamento, quello che serve, ma anche tanto know-how nostro interno. La cosa bella è che di lì è nata appunto questa base tecnologica che abbiamo industrializzato in Italia, ricerca italiana insieme all'università italiana, industrializzata in uno stabilimento italiano, oggi la esportiamo in 90 paesi nel mondo, questa tecnologia, quindi è un grande orgoglio anche nazionale. E la cosa bella, ecco, l'aneddoto qual è? Che questa giovane ricercatrice oggi è una nostra abilissima collega che lavora nella ricerca e sviluppo. Se invece, parlando di storia, qual è stata la tecnologia che invece un po' ha lanciato IPSA nel passato, se esiste? Ci sono alcuni aneddoti interni, uno molto carino è che il fondatore, il dottor Licenziati, manager farmaceutico importante, quindi prima di essere imprenditore, girando nei suoi viaggi ha visto in Giappone che si mettevano delle garze per assumere dei principi attivi. Da questa idea è tornato e ha brevettato il cerotto trasdermico, quindi oggi noi siamo una realtà importantissima nella produzione e anche nella ricerca di cerotti trasdermici, non solo con il nostro marchio che cito, che è Flector, che è un prodotto, un farmaco da banco, quindi si può tranquillamente citare, ma lo produciamo anche per tante aziende, quindi siamo partiti da lì. La stessa idea del cerotto trasdermico dal punto di vista industriale ci ha portato poi a produrre i film, la tecnologia FilmTech, quindi questi film che si sciolgono sulla lingua. Un'altra importantissima, per esempio, che ci contraddistingue perché siamo soli al mondo, è quella di aver portato un ormone che si usa molto, quella che noi chiamiamo procreazione medicalmente assistita, quindi per aiutare la fertilità. Questo ormone siamo stati in grado di metterlo in soluzione acquosa, quindi da una soluzione oleosa noi l'abbiamo portato in soluzione acquosa, l'abbiamo concentrato molto e oggi esiste sul mercato una siringa preriempita trasdermica, quindi con piccoli aghi che fa poco male, che si può fare da soli senza grande dolore eccetera, con una cinetica
ottimale e quindi un assorbimento anche ottimale. Queste sono cose, alcune cose sembrano banali ma sono ad alto contenuto tecnologico e scientifico. Ok, ma il bilancio come si compone? Da dove guadagna e dove spende IPSA? Tecnicamente noi ovviamente allochiamo i budget e li allochiamo anche per tipologia di prodotto, farmaco, dispositivi medici, food supplement, quindi integratori. E siamo però un'azienda farmaceutica, quindi noi quando ci impegniamo anche con investimenti lo facciamo con l'approccio farmaceutico. L'integratore oggi può essere promozionato raccontando anche cose molto semplici, oppure può essere portato al paziente però con un approccio scientifico elevato, come si fa con i farmaci, quindi con studi clinici che dimostrano il valore aggiunto che porta. Noi questo approccio lo applichiamo a tutto, ai dispositivi medici, agli integratori e al farmaco, dove ovviamente è un approccio obbligatorio. Quindi il nostro investimento è quasi tutto. In Italia è, per dare una percentuale, 70%, 80% schema farmaceutico e 20-30% da food supplement. A livello di ricavi? A livello di ricavi siamo farmaco che è prescritto o consigliato dal medico, rappresenta per noi il 70% del fatturato. Ok. E il 30% invece viene da prodotti che, tra virgolette, noi definiamo consumer health, portiamo direttamente o al paziente attraverso i canali o in farmacia. Invece a livello di spese di bilancio, quanto impatta la parte di ricerca e sviluppo, quanto la parte di produzione vera e propria? Il costo maggiore ce l'abbiamo sulla parte industriale, è legato ovviamente all'investimento sull'innovazione, sui macchinari, ovviamente sul produrre con qualità farmaceutica, quindi in ambienti completamente controllati, eccetera. Questo ha un costo molto elevato. In Italia investiamo molto anche in R&D, parliamo di cifre che oscillano tra il 15% e il 20% dei nostri investimenti, e poi c'è tutta la parte ovviamente di staff, Dal back office, customer service, distribuzione, la logistica, ovviamente marketing, sales. Come funziona l'aspetto di creazione non solo del mezzo ma anche del principio attivo? Vi succede di dover comprare dei brevetti? Spesso il mondo farmaceutico è un po' open innovation, no? Magari le start-up trovano delle nuove soluzioni e poi vengono acquisite. Come funziona quell'aspetto là? Facciamo molto sviluppo tecnologico, formulativo, tipi di formulazione. Non è il principio attivo, ma è il principio attivo come è messo, con cosa si abbina, eccetera. Questo consente di avere rilasci diversi, cinetiche diverse, più veloce, meno veloce, una monosomministrazione al giorno, una al mese. Giocato un'altra partita, non è la partita del trovare il nuovo principio attivo, quindi il nuovo medicinale che ti fa dimagrire più in fretta possibile, ma è il modo migliore per assimilare quello che già c'è. Esattamente, infatti molti dei nostri prodotti nascono con un approccio iniziale simile generico, però rispetto ai farmaci generici, per esempio, che sono una copia esatta di qualcosa che è stato sviluppato tanti anni prima, noi vestiamo in una forma migliore, in modo che il paziente li possa assumere con effetti migliori piuttosto che una compliance migliore, eccetera. Questo è quello che applichiamo un po' in generale su tutta la parte farmaceutica pura. Sulla parte dei dispositivi medici siamo un'azienda leader nella produzione di acido ialuronico. L'acido ialuronico non è brevettabile perché è una macromolecola che appartiene al nostro corpo. Non puoi brevettare l'acqua. No, esattamente. Però l'acido ialuronico, quello di natura biofermentativa, biotecnologico come il nostro, che produciamo in uno stabilimento biotecnologico in provincia di Avellino, quindi nel sud Italia, altro fiore all'occhiello. Noi quello che abbiamo fatto è ovviamente la tecnologia. Crearne di qualità diverse a seconda del tipo di utilizzo, e queste qualità vengono brevettate. Abbiamo per esempio un tipo di acido ialuronico che applichiamo in ambito osteoarticolare, per citarne uno, che si chiama HL, HLO, è una combinazione di molecole ad alto peso molecolare e a basso peso molecolare che non sono legate chimicamente, ma vengono in qualche modo messi insieme utilizzando la temperatura. È una cosa che sembra semplice ma è veramente complicatissima. È un nostro brevetto. Questo brevetto lo stiamo esportando in tutto il mondo, devo dire con un grande apprezzamento da parte di medici e pazienti. Lo vorrebbero tante aziende, ovviamente non è imitabile. E l'aspetto invece di utilizzare principi attivi che già esistono, quelli generici, come funziona? Perché alcuni sono brevettati, alcuni non si possono brevettare, alcuni è scaduto il brevetto. Se il principio attivo è genericato, quindi è scaduto il brevetto, può essere tranquillamente reperito. Dopo quanto scade in Italia il brevetto? Dipende, perché i brevetti si fanno a vari step. Su una molecola diciamo che almeno 15 anni è protetta da brevetto. Poi ovviamente vengono applicati i brevetti anche sul tipo di produzione piuttosto che sulla forma in cui è associato, eccetera. Noi quello che facciamo è prendere il principio attivo. In questo caso ci consente anche di scegliere magari quello considerato più sicuro, più efficace, eccetera, e poi applicare tecnologie. I vostri brevetti tecnologici. Esattamente. Faccio un esempio.
applichiamo nel mondo degli integratori, food supplement. La vitamina D non è brevettabile, la vitamina D è vitamina D. La vitamina D fornita al paziente attraverso i film, come facciamo con il nostro integratore, ovviamente siamo solo noi nel mercato. Quanti riporti hai qua in azienda? Qui in azienda abbiamo una struttura che è molto orizzontale, non siamo verticali, quindi i riporti potrebbero essere una decina, ma in realtà la porta è aperta per tutti. Com'è la tua giornata tipo da manager? Comunque ci sei responsabile di tutta l'Italia, no? Sì, tutta l'Italia. Bella domanda interessante, perché la giornata tipo ha un'agenda e l'agenda si compone giorno per giorno, no? Pianificando le cose nei giorni, nelle settimane, nei mesi a venire. La realtà è che ogni volta che vengo in azienda si stravolge tutto, perché o c'è l'emergenza o c'è la necessità o il collega che ha bisogno. Che tipo di emergenze ci sono di solito? Di tutti i tipi, da quella banale industriale, tipo una macchina che non funziona? Sì, la macchina che non funziona, anche le emergenze importanti. Ne cito un paio dell'ultimo periodo. Il nostro stabilimento qui a fianco all'Odi 1 che va sott'acqua perché un torrente straripa a seguito di una pioggia forte e ci inonda completamente il piano terra, dove avevamo tutta la parte di magazzino in quarantena delle materie prime d'ingresso, piuttosto che una linea di produzione di integratori. Ancora adesso è passato un anno, stiamo lì che ci lecchiamo milioni di euro buttati. Tanti milioni. L'altro esempio è il cyberattacco. È successo? È successo. Nell'ordinario invece cosa fai? Diciamo, riunioni immagino di vario tipo, parli con i riporti, gestisci... Riunioni sì, esattamente, passando anche da un tema all'altro. Nel mondo farmaceutico dobbiamo affrontare tutto a 360 gradi, non è, sì, c'è la parte commerciale, ma c'è la parte industriale, c'è tutta la parte medica. È ovvio che bisogna conoscere il prodotto. Per conoscere il prodotto bisogna avere delle competenze anche specifiche. Per esempio io oggi mi occupo principalmente di gestione, management, però nasco come chimico farmaceutico. Ah, hai studiato come chimico farmaceutico? Sì, sì. Nella vita si impara facendo. Hai fatto un MBA? No, non l'ho mai fatto, ho fatto tanti corsi Hai anche, imparato sul campo. Anche di finanza. Da quanto lavori qua in IPSA? Dal 2018. E quanto parli con la proprietà? Con la proprietà, diciamo che almeno una volta al mese parlo con la proprietà, perché è la proprietà che ci tiene. Ogni volta che devo andare a Lugano per qualche motivo, qualche riunione, è d'obbligo il passaggio dal grande capo? Dal grande capo, sì, lui ci tiene tantissimo. Lui è ancora attivo nell'azienda? Lui è attivissimo. Nonostante i 90 anni? Nonostante i 90 anni, che porta benissimo. Fino a un anno fa posso dire con certezza che giocava ancora a tennis. È molto attivo, viene tutti i giorni in azienda, sui ruoli strategici è il decisore finale. Ovviamente è già entrata la generazione successiva, quindi ci sono i due nipoti che lavorano in azienda in incarichi importanti e c'è un consiglio di amministrazione, un executive committee che negli aspetti operativi ovviamente gestisce e coordina tutte, quindi la parte finanziaria, la parte industriale, la parte medica, R&D e regolatoria, certo, e la parte commerciale, e poi c'è la parte quality, che nel farmaceutico è molto importante. Questi sono i chief che si dividono un po' per macro capitoli la gestione dell'azienda. Ultima domanda, quanto ci vuole e quanto costa creare un prodotto nuovo dall'inizio fino alla fine che va proprio in farmacia? A parte che dipende dal prodotto, ci vogliono tanti soldi. Parliamo non di decine di milioni, ma parliamo di centinaia di milioni. Centinaia di milioni? Sì, perché i grossi investimenti sono la parte di ideazione, di pensiero, e la parte più economica, tra virgolette. Lì è il costo del capitale umano. Lì paghi le persone che ricercano. Esattamente. La realtà è che poi parte tutto un iter molto lungo. Il clinical trial. Esattamente, va testata prima di tutti la sicurezza, un percorso obbligato, l'efficacia, si parte in laboratori e si arriva a sperimentare sull'uomo con i clinical trials. Questi sono percorsi ovviamente anche accelerandoli che richiedono tempo e tanto investimento. Tanto questo percorso non è unico per poi entrare nel mercato a livello globale, va fatto per l'Europa. Ah beh, certo. Poi va replicato. L'FDA americana. Esattamente, l'FDA, la Food and Drug Administration, può richiedere dei test in più. Sì, test in più o di ripercorrere da capo, volendo anche da quindi capo. Spendere di nuovo centinaia di milioni. Esattamente, quindi noi con molti prodotti per esempio siamo già una realtà molto consolidata in Europa, ma non siamo ancora riusciti a entrare negli Stati Uniti perché dovete fare l'iter. Esattamente, e poi c'è la Cina, i paesi asiatici, quindi è molto complicato, siamo rodati. La nostra sfida è sicuramente per essere veramente un'azienda globale e sostenere anche investimenti importanti, essere ancora di più presenti negli Stati Uniti e nei mercati emergenti, nella Cina eccetera. Posso dare dei numeri precisi, circa una cinquantina di brand, e se parliamo invece di referenze, quindi di singole referenze, parliamo di centinaia.
Italia, certo. così non abbiamo il blockbuster sul quale concentriamo tutte le nostre energie. È la tecnologia il prodotto. Sì, esattamente, la tecnologia. Quindi dire ce n'è uno che mi appassiona di più, no, tanti. Grazie tante mille. alternative. Terminata la nostra chiacchierata, era giunto il momento di vedere un impianto produttivo e quindi ci siamo spostati a Cassina de' Pecchi, alle porte di Milano, dove nasce il FilmTech. I fogli oro solubili brevettati dall'azienda, che si sciolgono direttamente sulla lingua, permettendo di assumere vitamine, integratori e farmaci senza acqua. A guidare lo stabilimento c'è Valentina Doneda, direttrice di produzione che coordina 100 persone e una produzione annua di circa 60 milioni di film. Allora, raccontami un po', dove ci troviamo? Ciao, benvenuto a Cassina de' Pecchi, questo è lo stabilimento di IPSA dove produciamo i FilmTech. Siamo vicini a Milano, vicini a Gorgonzola, quindi una zona sicuramente centrale. E qual è il tuo ruolo qua? Io sono il direttore di produzione, Direttore di produzione, quindi gestisci tutto qua. quasi tutto. Gestisco la produzione sostanzialmente dei nostri prodotti sia farmaceutici che nutrizionali. Insieme a me lavorano comunque altre funzioni dello stabilimento e del gruppo IPSA che concorrono, diciamo, alla buona riuscita del nostro processo. Quante persone ci sono qua in stabilimento? Lo stabilimento conta quasi 100 persone, siamo poco meno di un centinaio. E quanto producete? Siamo arrivati a produrne circa 60 milioni. 60 milioni. Uno per italiano. Beh sì, potrebbe essere un buon rapporto. Tieni conto però che noi produciamo anche per altri paesi, per altri mercati, quindi certo. non c'è soltanto il mercato italiano. Potremmo arrivare tranquillamente alla nostra capacità massima che è di 100 milioni. 100 milioni, qua capacità massima. Esatto. Nel sito di Cassina de' Pecchi ci sono il magazzino a supporto della produzione e da cui parte anche il prodotto finito. Abbiamo il controllo qualità, quindi c'è la sede anche dei nostri laboratori che controllano il prodotto al 100%. Ci sono gli uffici del Quality Assurance, che è un'altra struttura molto importante per garantire appunto la qualità del prodotto e così via. E poi in questo grande parallelepipedo ci sono gli impianti produttivi. Buongiorno. Lo stabilimento ha qualche anno, quindi l'edificio ha qualche anno, però IPSA come gruppo investe moltissimo, abbiamo rinnovato gli impianti recentemente, quindi abbiamo delle macchine assolutamente aggiornate allo stato dell'arte, quindi il nostro è un processo all'avanguardia anche dal punto di vista delle macchine di produzione. Qui abbiamo i laboratori di controllo qualità, quindi vedi all'opera colleghi che si occupano appunto di controllare la qualità delle materie prime, dei nostri prodotti intermedi, quindi prima che la lavorazione sia completata e anche soprattutto del prodotto finito. Questi sono i nostri laboratori, con i colleghi che ci lavorano assiduamente dal lunedì al venerdì. La produzione lavora invece su turni. Ricordiamo ogni tanto anche al turno notturno, perché appunto la nostra produzione H24? non è ancora H24, però è una produzione molto molto intensa, quindi quando i volumi crescono necessitiamo anche del terzo turno. Quante referenze producete qua? Allora, noi abbiamo ormai attivi una serie di vitamine che sono la vitamina D3 2000, 1000, poi abbiamo le vitamine del gruppo B, la vitamina B12, la melatonina, concilia il sonno e l'ultimo nato della nostra gamma che è il ferro. Il mio ufficio. Eccoci qua. E dicevi quant'è che lavori qua in IPSA? 4 anni. Qual è il best seller che esce da qua? Sicuramente la vitamina D3, però devo dire che anche il ferro, pur essendo l'ultimo nato, si è guadagnato Una fetta di mercato. Assolutamente sì. E la cosa più difficile di fare questo lavoro, di gestire la produzione? La cosa più difficile di questo lavoro sostanzialmente è far coincidere tutto nei tempi giusti e al momento giusto, quindi che ci siano le risorse intese anche come risorse umane, quindi che ci siano le persone ben collocate, che tutti sappiano che cosa devono fare, un po' come una specie di orchestra che deve suonare in armonia. E non esiste soltanto la parte produttiva, come dicevo prima, esistono anche le altre funzioni che sono di supporto alle nostre attività e con cui dobbiamo collaborare quotidianamente. A questo punto siamo entrati nel vivo dell'impianto, ci siamo bardati e poi per farci guidare all'interno dello stabilimento ci siamo affidati a Cristian Zambuto, coordinatore di produzione. Siamo nel reparto nutrizionale dell'edificio di Cassina de' Pecchi, stabilimento di IPSA, dove iniziano i processi per il FilmTech oro solubile. Mi fai vedere la parte, diciamo, alimentare, non quella farmaceutica, perché per la parte farma è troppo segreto. Assolutamente. Non si può, non si può mostrare niente, anche l'aria è misurata. Qua invece la parte alimentare si può vedere. Assolutamente sì. Tutto il processo nasce in una sala dispensing. Le materie prime che si pesano, che sono la maggior parte polveri e liquidi, sono pesate perché ovviamente tutto è normato da un foglio di lavoro. Sono i principi attivi, difatti. Sono eccipienti e principi attivi. Nei nostri processi si parla di vitamina D, di ferro, di melatonina, quindi per noi il processo è dettato dal loro principio attivo. Quindi fisicamente io vado qua, peso qua.
Corretto. Ma ogni giorno voi quanto producete? Quante film escono da qua? Abbiamo due tipologie di confezionamenti, chiamati confezionamento primario e confezionamento secondario. Il primario è la parte del filmino. Le macchine sforano circa 200-300 mila film al giorno dal punto di vista del primario. 200-300 quadratini al giorno. Esatto. Questi 200-300 mila sono poi inseriti all'interno degli astucci che Certo. occupano uno spazio di circa 10.000 astucci al turno o al giorno. Una volta che lo pesate qua c'è un carrello, ve lo portate via? Come Abbiamo funziona? una cesta contenente tutte queste materie prime. La prima fase per creare il film tech è mischiare gli ingredienti per creare il liquido che poi, una volta spalmato e seccato, si trasformerà in gel. Queste fasce di gel verranno poi tagliate, spinuzzate in piccoli quadratini, imbustate, inscatolate e saranno quindi pronte all'uso. Ma partiamo dall'inizio. Questo è un reattore da 50 kg, all'interno vengono prodotti masse pari a 50 kg. Il suo contenuto per la maggior parte è maltodestrina, quindi quasi l'80% di questa massa è maltodestrina, tutto il resto sono recipienti con un piccolo aneddoto di principio attivo, che potrebbe essere quello che dicevamo prima. In grandi linee, cioè su 50 kg, magari 40 è puro zucchero. Diciamo che c'è anche dell'acqua, quindi dei 40 kg di maltodestrina c'è acqua e zucchero. Gli altri 10 sono tutti i recipienti che servono a mantenere la massa tutta insieme. E in percentuale, proprio il puro principio attivo, secondo te quant'è rispetto al totale? Cioè, L'1%. L'1%. L'1% Ed è per questo che la bilancia di là è piccolina. Perché... Assolutamente sì, si parla di grammi, quindi di pesate molto molto precise. Quindi questo 50 kg. Sì, in questo momento è in corso il processo del ferro come vitamina. All'interno di questo reattore da 200 kg è stata prodotta la massa. Questa massa viene trasferita in questo tank, dove attraverso questa pompa riusciamo a mandare sulla testa della nostra macchina spalmatrice la miscela pronta. Quindi questo è come se fosse un mixer. Come funziona? Guarda che figata. Questo è il liquido che poi creerà i vari film. Esatto, quindi quello che ho fatto là dentro è questo. Guarda qua. Ah, senti che odore. C'è già anche come l'aroma. Limone. Al Aroma limone. limone. Eh Questo sì. è ferro. Anche in questo caso è una massa da 200 kg, il 70% è acqua con maltodestrine, il resto del 30% è ferro e tutti i recipienti che servono. L'odore è così buono che mi avrebbe voglia di farmi una cucchiaiata di questa roba, infatti chiediamo. L'odore è al limone, all'interno c'è l'aroma limone per dare gusto al prodotto e viene messo anche un colorante giallo. Questo liquido mixato verrà spalmato e essiccato per trasformarsi in un vero e proprio film. Assolutamente. È quasi una roba di pasticceria, concettualmente. Sì, concettualmente sì. Come fanno le caramelle e la marmellata. La massa precedentemente miscelata attraverso una pompa Esatto, e noi questa eravamo qui. tubazione, Noi corretto. eravamo qui prima, quel liquido passa per questo tubo e finisce qua. C'è una pompa dosatrice, questa pompa dosatrice non fa altro che immettere su questo liner, che è un PET, una quantità di miscela omogenea. Ovviamente passando attraverso i forni, quindi fa un'andata e un ritorno, quel famoso 80-70% di acqua evapora all'interno della macchina ed esce un film già asciutto, sottile, già Quindi asciutto. questo liquido è stato spalmato, qua si vede un po'. Sì. È spalmato qua sopra. Passa per i forni, fa Che sono proprio un ferro di cavallo, sono 8 forni, 4 sopra e 4 E sotto. qua esce questo film che è praticamente elastico. Qua esce il film dai forni, viene tagliato da queste lame per una misura ben precisa, viene accoppiato con un materiale che ne serve per la protezione del film stesso, dato che è un prodotto da ingerire oralmente. È organico, sì. Questa è la bobina che si svolge, questa. Lui fa il passaggio, va qui dove c'è la lama, questo sarebbe il liner che passa nei forni e torna indietro. Torna indietro da qua, quindi questo punto qui e quel punto lì. Ok. E poi questi sono i comandi per i tensionamenti delle bobine. Questo nastro che abbiamo Bello, visto vero? adesso verrà tagliato in pezzettini. Qua che succede? Formazione della parte della vitamina D, in questo momento siamo in corso con la vitamina B, il procedimento è simile a quello che abbiamo visto, una bobina che svolge. Questo è il momento in cui viene diviso in due, no? Questo è il passaggio subito dopo. Esatto, subito dopo la spalmatrice, qui viene portato il reel, la bobina che si svolge Viene sbobinato. viene prima spogliata dall'Ostafan che ne salvaguardia il suo processo. Viene diviso in due. Viene diviso in due, quindi da un reel otteniamo 2 reel e all'interno di questa parte di attrezzatura viene pari del filmino Ok. e inserito all'interno della bustina. Quindi in questo momento noi vediamo una vista doppia, quindi pista 1 e pista 2, produce ovviamente 2 volte di più. Il concetto rimane lo stesso, la macchina è dotata di tutte le sicurezze per lavorare con prodotti di qualità, dal tastatore alle saldature delle buste e non per ultimo il controllo dei dati variabili che poi vengono inseriti nella busta e che quindi il paziente leggerà. È marrone, ma la tipologia è uguale perché si fa su questo reattore. La macchina è più lenta e si può aprire. Prego, Ok. vi porto nella parte
dove nasce il prodotto. Praticamente se vedi, questa è la bobina, che è quella che hai visto avvolta di là. Lei cosa fa? Si srotola. Però è più fina, no? Mi sembra un po' più fina rispetto al taglio. Sì, perché viene tagliata a metà, però lo vedi meglio sull'altra macchina. Quindi si svolge, ha tutto un suo percorso perché c'è degli allineatori per tenere il film teso, omogeneo e sempre nella stessa direzione. A un certo punto si chiama fustella di taglio. È una lamierina che ha una lama dove preincide il giusto. Qua viene tagliato, mentre qua non è tagliato. La macchina cosa fa adesso? Stacca il filmino e lo inserisce dentro l'accoppiato e il liner dove era spalmato viene recuperato e portato di là. Poi lui cammina, ha un tastatore che ne Questa è la confezione piccolina, no? Esatto, ha un tastatore che ne rileva la presenza, Se è riempito o meno. viene saldato e poi viene mandato di là. Quindi qua viene incartato di fatti. E di qua arrivano. Il prodotto finale. E questo è il risultato finale. Esatto, dove all'interno c'è il suo contenuto che adesso apriamo, la bustina è un ferro, dati variabili che servono e questo è il risultato dell'utilizzatore. Esatto, un quadratto di ferro. Un filmino di ferro, esatto. C'è la vitamina A? B. B. Eccolo qua. Sì, me la prendo pure, tanto la vitamina B è idrosolubile. Quindi questa è la parte in cui, diciamo, dalla polvere si trasforma in miscela, che si trasforma in film, che Esatto. entrano nella bustina. Qua vicino c'è La parte del confezionamento, dove le buste entrano nell'astuccio. che saranno quelle che poi sono avvenute in farmacia, grande distribuzione, scaffali. Fatto un lotto, una scadenza, viene controllato attraverso una macchina fotografica per essere sicuro della sua esattezza e viene mandato al scatenamento. Era da anni che volevo entrare in una società farmaceutica che risponde a dinamiche molto diverse a quelle delle aziende tradizionali e per cui non è facilissimo né entrare negli impianti di produzione né parlare con il management. Per cui mi ritengo fortunato ad aver fatto questa esperienza e soprattutto ad aver avuto il permesso di condividerla con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento, trovate un sacco di altre informazioni in descrizione e ci vediamo con un prossimo video.